Ciao Emanuele, benvenuto a questa intervista di 20 anni della Traxtorm. Sei uno degli ultimi arrivati, se non l'ultimo arrivato nella famiglia, però hai già imposto il tuo suono, musicalmente, tecnicamente sei una bomba. Ci spieghi la tua storia, chi è Advanced Dealer? Guarda, ho sempre fatto musica per passione già da ragazzino, poi diciamo che è un passatempo che ha cominciato a prendere sempre più tempo dal lavoro, e quindi diciamo che ho scoperto quello che volevo fare da grande, diciamo così. Tu sei nato a Roma come altri artisti, come Tommy, come Mad Dog, come Impulse Factory, Amnesis, come metà della Traxtorm e non solo. Ci spieghi il movimento hardcore che c'è a Roma? Come si vive lì l'hardcore? Noi, quando ho cominciato io da ragazzino, diciamo che c'era un locale che era il punto di riferimento intorno al 2000, che diciamo tutti gli artisti nuovi della Traxtorm, tipo io, Amnesis, anche Alien T, è stato il nostro punto di riferimento perché era l'unico locale dove facevano 2 volte al mese degli eventi e c'erano artisti internazionali, quindi per noi è stato la nostra mecca, diciamo. E diciamo che è cominciato tutto da lì sostanzialmente. Le tue tracce sono un susseguirsi di capolavori, We Are The Freaks, Hellscream, Showtime. Ci racconti da dove nasce questo stile di Advanced Dealer? Diciamo che nasce tutto dalla voglia ho sempre avuto la passione per le melodie, come si può sentire in tutti i pezzi, unito poi a quello che è l'hardcore, quindi la cassa distorta, il mio essere un po' nerd, quindi mi piacciono tanti piccoli dettagli, i trick, quindi diciamo che è un insieme di tutto questo che porta poi allo stile di Advanced Dealer. Fra tutte queste tracce, ce n'è una che ti ha dato più successo e ce n'è una invece che reputi la migliore tecnicamente? Diciamo che la traccia che mi ha dato più successo credo che sia probabilmente Showtime, perché è quella che nei miei ultimi 2 anni di carriera è stata notata di più e personalmente mi dà più soddisfazione a livello produttivo, per come è stata concepita la traccia, per come è stata realizzata e soprattutto appunto per l'ottimo risultato che ha avuto. Un altro pezzo che personalmente mi piace molto è l'ultimo Never Stop the Fucking Rave, perché diciamo credo che sia il pezzo più innovativo che ho fatto, diciamo che è una cosa diversa, con dei suoni un po' diversi, una velocità diversa dall'hardcore come viene concepita adesso, quindi diciamo che è questo. Mentre la migliore dal punto di vista tecnico, tuo personale? La migliore dal punto di vista tecnico personale credo sia sempre Never Stop the Fucking Rave, perché comunque è l'ultimo pezzo che ho fatto, di solito è un continuo miglioramento, un continuo migliorare, quindi ogni pezzo che faccio di solito suona sempre meglio di quello prima. Parliamo di Traxtorm, ci spieghi com'è nato il tuo rapporto con questa etichetta? Il mio rapporto con questa etichetta è nato dal fatto che più o meno negli ultimi 10-15 anni, diciamo quasi dall'inizio, è sempre stata la mia etichetta preferita. All'inizio facevo un altro genere di hardcore più orientato diciamo all'old school, quindi quando poi sono passato verso al mainstream, diciamo che per me è stato l'obiettivo finale, nel senso come dire, il raggiungimento del massimo obiettivo per me era la Traxtorm, quindi diciamo ho fatto del mio meglio per entrare tra di loro. Il tuo primo EP su Traxtorm è stato Freedom, è quello che ti ha dato la consapevolezza di essere arrivato, come hai detto te, a un traguardo, ma allo stesso tempo di essere arrivato a un punto di partenza? Diciamo che mi ha dato la consapevolezza di essere in grado di poter essere a un certo livello, e continuare a lavorare con Traxtorm mi ha fatto rendere conto di poter fare molto alto, e diciamo che tuttora mi sta dando la possibilità di fare molto. C'è qualche traccia in particolare che racconti qualche aneddoto della tua vita? Tutte le tracce che faccio di solito hanno più che un aneddoto, un significato, nel senso che ogni pezzo che comincio di solito
rispecchia qualche cosa che faccio, uno stato d'animo, un momento positivo, negativo della mia vita, quindi diciamo che tutte hanno un significato per me. Ci spieghi il tuo rapporto con Max, The Stanet Guys? Cosa vi lega oltre al rapporto lavorativo e come vi siete conosciuti soprattutto? Noi ci siamo conosciuti appunto perché ci incontravamo ai parties e soprattutto perché volevo entrare in Trackstorm, quindi diciamo che sono io che mi sono avvicinato a lui. Il nostro rapporto professionale è abbastanza, come dire, lui tecnicamente è un gran rompicoglioni, io tecnicamente sono un gran rompicoglioni, quindi ogni volta è un continuo scontro tra cambia questo, cambia quello, questa cosa suona bene, questa cosa abbassala, alzala, eccetera. Quindi diciamo che non ci annoiamo mai quando si tratta di lavorare insieme o di rapportarci nell'ambito lavorativo. C'è qualche aneddoto particolare che ci puoi raccontare in questi anni di Trackstorm? L'ultimo è Tommy Knocker che viene truccato nel backstage prima dell'intervista. A parte questo ce ne sono stati diversi, dal vedere un mio fan tatuarsi il mio marchio su un braccio è stata, non so, una delle più grosse soddisfazioni che credo si possano avere nell'ambito artistico. E comunque negli ultimi 2 anni ci sono state un sacco di prime volte, come suonare al primo festival importante, il primo viaggio, non so, la prima festa in Australia, ci sono state un sacco di situazioni che per me sono state importanti, quindi potrei farti un elenco infinito da qui a stasera, però penso che queste bastano. Come la vedi la Trackstorm tra 10 anni e soprattutto come vedi Advanced Dealer tra 10 anni? La Trackstorm in generale, un sacco di capelli in meno, probabilmente anch'io, qualche capello in bianco, sempre hardcore, incazzati, cassa dritta, esatto. Ecco, la Trackstorm in questi anni è cambiata tantissimo. Tu sei arrivato che hai subito l'ultimo periodo di cambiamento, ma è in continua evoluzione, continua crescita. Siete uno dei roster meglio assortiti per quantità e qualità musicale e soprattutto anche differenze musicali. Il tuo rapporto con i tuoi colleghi incide sul tuo stile? Ma il rapporto professionale incide perché comunque alcuni di loro sono stati e sono tuttora fonte di ispirazione per me, quindi diciamo sì, incide molto la cosa. Poi personalmente alcuni di loro sono anche amici stretti miei, quindi ho un ottimo rapporto con tutta la squadra. Ci dovremmo aspettare altre sorprese in questo 2015 da Advanced Dealer? Direi di sì, stiamo qui apposta. Ti ringrazio per questa intervista ai 20 anni, stay strong, sempre hardcore.